Amici di Botroi 99, amici della Serie A, amici di PES 20 e 21 soprattutto, eccoci qua, finalmente è uscita, è pronta la Serie A 25-26. Ho cercato di mettere più o meno tra i 28 e i 30 giocatori a squadra, qualcuno ne ha 27, qualcuno ne ha 29, in modo che ci siano anche dei giovani, come vedete, ma per tutte le squadre, non solo Napoli, Milan, Inter, Juve. Ho messo per esempio questo Vinciati di cui si parla abbastanza bene nella Serie B Primavera, Primavera 2. Vabbè, il Torino aveva talmente tanti giocatori che certi Primavera non li ho messi. Il Verona, insomma, abbiamo messo tanti giocatori il più possibile in modo che ci possano essere ovviamente utili anche per il futuro. Qualcuno deve ancora esordire in Serie A, qualcuno è stato convocato senza esordire, qualcuno ha già esordito, qualcuno è ai box, come per esempio Mitchell Bakker dell'Atalanta, che invece sono anni che non gioca. Se vi fa piacere, like al video e condividete il canale. Se notate degli errori, fatemeli notare, guarderò, perché ho guardato e riguardato la, la patch, le squadre fino a notte inoltrata, ma può essere che poi magari anche per stanchezza mi sia perso qualcosa, e quindi qualche errore può sempre spuntare sia nei moduli sia nei video quando faremo i volti eccetera. Comunque, vedete, diamo un po' un'occhiata veloce a quelle che sono le divise eh, recuperate via web, alcune fatte da me, altre qualcuno me l'ha fornite, qualcuno di voi che ringrazio sempre, qualcun altro invece mi ha segnalato dove trovarle. E ovviamente se qualcuno che ha fatto le divise fosse interessato, io sono ben felice di collaborare anche per cose future, perché dove riesco faccio io, ma non sono un grande creator di divise. Io, come sapete, cerco di fare del mio meglio nei volti, nei valori, nelle cose tecniche delle squadre, del gioco, del calcio. Nella parte più grafica mi arrangio, ho l'abbonamento a PES Master Premium, però mi arrangio, ecco, non è che sono bravo. Quindi ringrazio chi mi fornisce le maglie. Se qualcuno si riconoscesse o volesse fare e fosse in grado di farle bene come queste qua che ho trovato, o fosse proprio lui che le ha fatte, le ha messe nel web e se le ha riconosciute, che mi scriva botroid99@gmail.com. Sono ben felice di collaborare con lui per questa patch e per altre. Quindi sto cercando persone che si dedichino alla parte grafica delle divise. Qualcuno ha fatto io, qualcuno mi ha chiesto la divisa, per esempio la quarta divisa dell'Inter, che ora vedremo, l'ho fatta io, non so come l'ho fatta. Devo dire che PES Master Premium ci aiuta molto, perché ci aiuta molto sicuramente. Dal punto di vista invece scusate che ho visto, no, non è un errore, forse andrebbe rosso più che nero, boh, non mi ricordo. Però diciamo che uno che magari ha, che ne so, Photoshop o altre cose, sicuramente può farle meglio che magari chi non ha proprio le capacità. Della Fiorentina sono anche riuscito a trovare questa maglia, questa versione che mi è piaciuta molto quando l'ho vista, e quindi l'abbiamo messa. Poi Genoa, qui abbiamo il Genoa, essendo su PES 20, giocherà allo stadio del Fenerbahce, che ricorda vagamente Marassi. Per il resto Inter San Siro, Juve il suo stadio, Inter Milan a San Siro, Roma all'Olimpico, e tutti gli altri sono gli stadi, diciamo, di PES. Ho messo nello stadio del Vasco da Gama, credo, la Fiorentina. Questa è l'Inter, avete già visto in qualche amichevole, ed ecco, questa è la quarta maglia famigerata che mi è stata chiesta. Ho cercato di farla il meglio possibile, poi insomma questo è il risultato, sempre solo con PES Master. Poi andiamo alla Juve. La Juve ha fatto uscire una quarta maglia adesso, che però non mi sono sentito di fare, uno perché ha le maglie che sembrano carcerati, cioè
con le strisce orizzontali bianche e nere, 2 perché comunque preferisco tenere la doppia versione, cioè pantaloni neri e maglia bianco e nera, strisce verticali e pantaloni bianchi. Per esempio in FC 26, come negli FC il vecchio FIFA, c'è sempre questa versione di pantaloni neri che in realtà poi la Juve non usa quasi mai. Quindi almeno, vedete, a proposito di errori, ecco che ho trovato un errore sui pantaloncini. Ok. Quindi dicevo, questa divisa l'ho messa perché in teoria è la divisa ufficiale che quest'estate ha fatto vedere la Juve, ma poi in realtà no. Per quanto riguarda, andiamo avanti con la Lazio, quindi la quarta divisa della Juve non ci sta proprio. Lazio, ci sono queste. Ho messo anche questa versione tutta azzurra anche per il Napoli, perché penso che magari ogni tanto potrebbero essere usati i pantaloncini tinta unita con la maglia. Per quanto riguarda il Lecce, stesso discorso, viene usato di più la versione, la prima maglia con i colori così, però quest'estate è stata presentata così con i pantaloncini blu invece che rossi. E poi abbiamo il Milan con divisa nera, c'è un pantaloncini neri, poi tutta bianca, questa gialla e poi invece anche questa versione con i pantaloncini bianchi, insomma per poter accontentare. C'era un Winning Eleven o un Pro Evolution di tanti anni fa che ovviamente non aveva gli sponsor sulle maglie, perché parliamo di 2003-2004, che però permetteva l'interscambiabilità. Quindi tu avevi due divise, però potevi mettere per esempio i pantaloncini neri, i pantaloncini bianchi, li potevi interscambiare nella selezione delle maglie. E quindi se per esempio la prima divisa aveva la maglia tutta azzurra ma con i pantaloni bianchi e la seconda era tutta bianca, con i pantaloni azzurri potevi comunque fare il tinta unita. E vabbè, comunque sono ricordi. E questa opzione PES l'ha tolta da un bel po' di tempo. Poi andiamo avanti con il Parma, con i pantaloni neri. Ho preferito qui, vabbè, le divise del Parma quest'anno sono stupende perché ricordano quelle anni 90. Ho preferito lasciare bianca, tutta bianca, questa classica stile anni 90, 96, 97 e mettere i pantaloni neri invece in questa. Poi la quarta invece non so manco quanto sarà usata, quantomeno da me, perché sono talmente belle le altre che quando giocherò col Parma userò sicuramente le prime tre. Pisa è un'altra maglia che mi piace molto quest'anno, abbiamo solo 3 versioni, siamo quasi alla fine, ecco poi c'è la Roma anche qui avevo fatto una scelta sulla quarta divisa, ecco questa è molto bella, questa è quella che viene usata di più ma non era stata presentata così, perché era stata presentata così, ovvero coi pantaloni stile maglia. E poi abbiamo la classica bianca stupenda, questa l'ho anche comprata, ce l'ho proprio in vera versione, che si rifà all'Alba Roma, una delle società fondatrici originarie di Roma, che poi hanno portato, secondo la storia, nei primi del Novecento a creare la AS Roma. Sassuolo, questa qui, bianca, questa molto variopinta, e poi il portiere. E poi cosa abbiamo? Il Torino, grande Torino, anche qui ho fatto una piccola aggiunta, per esempio questa è la versione ufficiale, poi da questa, poi abbiamo la bianca, abbiamo la nera Total Black e poi ho aggiunto questa che ho visto che hanno usato nell'ultima di campionato, vecchio stampo. A me piace molto questa divisa tutta granato del Torino, se dovessi dire, più di quella con i pantaloni bianchi e i calzettoni neri. Io fossi il Torino giocherei sempre tutto granata. Poi stile proprio scudetto anni 70, 75-76. Poi abbiamo l'Udinese, anche qui credo, se non ricordo male, di aver fatto una modifica alla prima divisa, eccola qua, esatto, ho messo i pantaloni bianchi
e oltre, mentre qua pantaloni neri. Ok, direi che siamo qui con il Verona, che è l'ultima società della Serie A, non tanto in classifica, anche se ieri poteva forse fare qualcosina in più nella gara che contava. Contava parecchio questa gara di ieri sera Verona-Pisa. Io non ho visto la partita, ma uno 0-0 mi sembra un po' pochino. Passiamo ai giocatori, magari ordiniamoli con valutazione discendente. Scamacca, ecco, allora qua siamo su PES 20, in PES 21 Scamacca e Raspadori hanno il loro volto, poi magari farò un video breve perché la stessa patch c'è in valore PES 21. Io vi faccio vedere questa perché è quella su cui gioco. Poi vi farò un video anche con la stessa patch, il PES 21, noterete che ci sono tantissimi volti in più, ma tanti tanti, e quindi forse qualcuno potrebbe preferirla. Io preferisco PES 20, l'ho già detto, per giocare a San Siro, perché per me San Siro è una bestemmia che non sia nel gioco, così come l'Olimpico, per carità. Bellanova, poi qua stiamo andando veloci. I valori sono un po' questi, ho cercato di rimanere sopra l'80 per i campioni, un po' come ho nelle mie patch classiche. Nella media un giocatore bravo medio è 78, quelli meno bravi sono tra 76 e 77 e poi i giovani o comunque i fuori rosa sono su 75-74, non sono sceso mai credo sotto il 74 perché lo ritengo poi inutile dal punto di vista del gioco perché non verrebbe mai schierato uno magari di 70. Mentre, e poi non so neanche quanto sia credibile perché alla fine, insomma, abbiamo per esempio un Casale che sta facendo male oggettivamente da un po' di anni, mentre a me piaceva tantissimo quando era al Verona, non me la sono sentita metterlo 74 perché comunque è un difensore di esperienza che si spera, però ovviamente neanche il valore iniziale che credo fosse ancora più alto. Abbiamo messo João Mario che non abbiamo mai visto con la Juve, però l'ho messo su 76. Poi ci sono giocatori che non conosco, tipo Elland, nuovo acquisto. Tra l'altro è Elvin Braut Elland, come, come Holland. Dallinga non mi fa impazzire, ho lasciato 76, così come Som. Poi sono tutti valori che possono essere, per esempio Lucumi no, Lucumi è un errore. Eccoli gli errori, vedete che non basta vedere e rivedere. Lucumi è assolutamente un giocatore da 78 minimo. Ecco, così c'è una sorta anche di tutorial per chi vuole, per chi non fosse ancora avvezzo. Se volete modificare qualcosa, eh, si fa così e capirete che in base al ruolo certi valori, ecco vedete 78 è già più credibile Lucumi, in base al ruolo certi valori, ecco finiamo il discorso per esempio, un difensore se lo cambi, io faccio solo valori pari, non so se ve ne siete accorti, così per un ordine mio psicologico. Se tu a un difensore aumenti anche di poco la parte difensiva, cambia molto il valore. Se invece magari gli cambi i tiri, l'attacco, non succede niente. Stesso discorso per gli attaccanti, ovviamente situazione ribaltata. E abbiamo qui Lucumi. Poi magari un giorno farò un video proprio su come si fanno le patch, in modo che tutti possano provare. C'è questo povero Tomasiewicz è rimasto a 72, alziamolo un po', dai, perché poverino. Ho detto finora che ci sono le 74, che non si va sotto 74, alziamo un po' magari la velocità, il contatto fisico, un po' di resistenza e poi credo che alzando così 73, dai, che piano piano ci si arriva. Magari un po' di anche contatto fisico, mi sembra un Marcantonio. Ecco, hai visto? È andato a 75 adesso. Allora scendiamo con la velocità e se fa 73. Va bene, c'è da diventare matti, lasciamo così, dai, lasciamolo a 75. Anzi no.
niente, quando fa così è una sorta di bug. Ieri ci ho perso tantissimo tempo dietro a ste cose. Allora, lasciamo 75 via per il buon Bodin Tomasiewicz. E andiamo qui al Cagliari, Cagliari con Jeremina capitano, 80, il Gallo Belotti io meno di 79 anche se non sta giocando non posso metterlo, Caprile uno dei portieri più forti della Serie A, Gaetano che nella nuova posizione da centrale sta facendo bene, questo è un giocatore che adoro, Kiliksoy, turco, mi piace tantissimo ed è arrivato come un po' in silenzio ma adesso sta prendendo posto, questa è una delle più belle sorprese del calcio italiano in questo momento, stesso discorso per Pavoletti di Belotti, sono giocatori che sì potrei mettere 74, 76 perché non gioca più però, così ecco Felici per esempio poverino infortunato ma non me la sento di scendere troppo. Quindi chi userà il Cagliari più o meno avrà una squadra abbastanza, questo è il nuovo acquisto, abbastanza equilibrata, ecco. Abbiamo Dossena che arriva da un periodo in cui non ha mai giocato a Como. Dossena era un difensore che avevo nel valore, io qualcosa ho preso dalla mia vecchia patch 23-24 che non avevo mai fatto uscire per ragioni diciamo diplomatiche nei confronti dei miei vecchi amici, ex amici purtroppo, che facevano le patch degli anni in corso, io avevo fatto la 23-24, l'avevo tenuta per me, Dossena era un 78, quindi era un difensore di categoria, adesso viene da inattività a Como, speriamo che si riprenda. E poi ho messo qualche giovane, vedete, Cogoni della Primavera del Cagliari, Liteta, 3P che ha già segnato tra l'altro al debutto, e poi c'è lui che è un nuovo acquisto, il portiere, e Nicola Grando, di cui si parla molto bene peraltro. Idrissi per esempio 74 è un po' poco perché gioca a pianta stabile titolare. Allora sapete cosa faccio? Visto che abbiamo modificato un po', vedete, alla fine abbiamo fatto live un po' di cose, non è soltanto una patch esplicativa, abbiamo fatto un po' di cose. 75 è ancora basso Idrissi, vediamo se arriva a 76, è già più giusto. Ok, allora vi faccio vedere anche poi come si esporta una squadra, già che ci siamo. E Sherry, portiere prelevato in questo mercato di gennaio, così come lui, che forse può essere anche qualcosina in più di 74. Guardiamo come si fa esporta squadra. Vabbè, salva, immagino che lo saprete tutti. Come fare per, per esportare la squadra e poi lavorarci da computer? Si fa import esporta, vabbè, importa lo sapete perché è il modo per importare la patch. Esporta, poi fate così, andate a selezionarvi la vostra squadra, in questo caso Cagliari, e salvate sulla chiavetta USB e poi così voi sulla chiavetta USB potrete poi portarla sul computer e da lì potrete lavorarci con i vari editor da computer e i vari programmi in modo da poter fare magari anche un po' prima rispetto. Pensate che all'inizio quando ho iniziato a fare le patch, mi ricordo la mia prima patch 88-89, quelle che poi sono andate un po' libere, che qualcuno ha pensato bene di regalare, eccetera, però erano i primissimi lavori. E le facevo tutte dalla Play, non sapevo che si potesse usare qualche editor sul computer e quindi le facevo tutte dalla Play ed era una roba, ci mettevi veramente tantissimo tempo. E, e vabbè, allora, Butez, ecco, in questo modo si è persa la valutazione generale. Partiamo con Nico Paz, ragazzi, anche a me non convince tantissimo questo volto, ho fatto del mio meglio. Dio che non sta giocando perché è infortunato, ma secondo me è un 80, obiettivamente, quando gioca è fortissimo. E il Como ha avuto il merito di far crescere giocatori come D'Acugna, che era un trequartista in Serie B, io seguivo il Como quando era in Serie B, e c'era D'Acugna trequartista e Fabregas ha pensato bene di metterlo a centrocampo e è diventato anche il capitano. Però poi ci sono anche acquisti come Ramon, Valle, Duvicas, cioè tutte Baturina, tutti giocatori
quasi sconosciuti ai non addetti ai lavori che sono veramente forti. Addai, un altro che mi piace molto, già un po' meno Rodriguez perché secondo me può fare molto di più. Perrone, fortissimo, però era sconosciuti fino all'anno scorso, o fino a 2 anni fa. Butes era nel campionato belga, sono andati a pescarlo, cioè devono avere oltre tanti soldi il Como ha anche un apparato scouting veramente d'avanguardia. Kuhn, Van der Bremt e si chiude con l'ultimo acquisto, questo è l'ultimo acquisto di gennaio, Lado, mentre Cristiano De Paoli credo sia un giovane della primavera come la Borgne o la Borgne o la Borgne, non so come si dica perché è francese. E poi andiamo a Jamie Vardy per la Cremonese, ovviamente il mitico Baschirotto, uno dei pochissimi giocatori, se non l'unico, con cui mi sono fatto un selfie una volta perché l'ho incontrato. Perché io non amo i selfie, i social, tutte queste cose qua, però vedere Baschirotto, che è nella mia squadra del fantacalcio da sempre, mi ha portato a farmi questo selfie con lui. Eh, Poi io ho avuto anche la fortuna di conoscerne tanti giocatori per il mio eh, per lavoro. Vabbè, ma ora parliamo della Patch che è molto meglio. Djuric, Malè, Grassi è un giocatore che si è un po' perso. Collocolo a me piaceva, a proposito di Serie B di qualche anno fa, era all'Ascoli, faceva benissimo. Ceccherini ex Verona, poi abbiamo Silvestri, Barbieri ex giovanili della Juve, prometteva molto di più, però adesso sta giocando stabilmente titolare, Bondo, Pezzella, insomma ci sono tanti giocatori anche qui alla Cremonese, il figlio di Nava che gioca in porta. E passiamo a una dei punti interrogativi più grandi, cioè la Fiorentina. Moise Kean, che qui aveva il volto originale, era all'Everton nel 2020, De Gea, anche lui volto originale, e poi abbiamo Piccoli, Fagioli è come Ildiz, non riesco a farlo. Ci sono questi due giocatori, Fagioli e Ildiz, che ahimè mi vengono così, non so come fare. Poi abbiamo Gossens, Dodò, il nuovo acquisto Harrison, Fabian, Lamptey che non ha mai giocato ma dovrebbe essere un giocatore ex Premier League molto forte, terzino destro, che dovrebbe essere il rincalzo per Dodò invece. Poi c'è il nuovo acquisto Salomon, Ndur che sta crescendo bene, abbiamo Gudmundsson che è licenziato, adesso ha i capelli un po' più lunghi ma ha ottenuto lui. Ah, Gudmundsson mi è venuto in mente, pensate, stanotte volevo vedere se l'ho fatto e infatti stanotte mi è venuto in mente, ma Gudmundsson l'hai fatto coi calzini giù e le scarpe chiare? No, perché col fatto che è licenziato non l'ho controllato e quindi lo mettiamo, cosa avrà Adidas? Boh, ce l'ha gialle mi pare, mettiamo così, gialle Adidas. È la primissima versione di Gudmundsson di PES 20. Brescianini, Mandragora, anche lui era all'Udinese, veniva dalla Juve nel 2020. E poi Parisi che è cresciuto tanto, partiva terzino sinistro, adesso gioca stabilmente alla destra e lo sta facendo molto bene. Quame ha qui saltato il trasferimento, un altro giovanissimo molto bravo, Fortini. E poi ci sono nuovi acquisti, gente d'esperienza, vedete che è aggiornato proprio a ieri, cioè proprio a ieri. Se dovesse esordire qualcuno della primavera che non è presente come costoro, cioè Braschi che non ha mai esordito credo, ma è stato convocato più di una volta alla punta della primavera, lui sì, ha esordito perché l'ho visto, Bertolini è un altro che non ha ancora esordito e Cospo, insomma ci sono un po' di giovani. E poi veniamo al Genoa, Malinowski, Frendrup, Ostigard i più forti, Baldanzi sperando che giochi, Colombo si sta riprendendo dopo qualche mese di appannamento, diciamo che con l'arrivo di De Rossi ne hanno beneficiato sia Vitigna che Colombo, che non sono propriamente dei bomber, però già Colombo, Vitigna lo conoscevo anche all'epoca di Marsiglia e devo dire che non è che mi facesse impazzire come qualità di gol, di segnare gol, però è uno che si sbatte tanto, per questo piace. Detto ciò,
15 milioni mi sono sempre sembrati un po' tanti. Adesso con De Rossi sta migliorando. Colombo invece, io me lo ricordo al Genoa, al Lecce e alle giovanili del Milan, era tutt'altro che un giocatore che non sapeva segnare, segnava e come. E quindi non riuscivo a spiegarmi, ecco che qui intanto abbiamo messo qualche giovane della primavera, non riuscivo a spiegarmi come potesse non segnare. Il risultato è stato che ovviamente con De Rossi è migliorato e quando ci sono gli allenatori bravi, poi anche guardate la Juve di Spalletti che sembra con gli stessi giocatori un'altra squadra rispetto a quella anche solo di Tudor, lasciamo perdere quella di Thiago Motta, ma anche solo quella di Tudor, quindi quando dite l'allenatore fa tanto, ma proprio fa tanto a livello non solo mentale, ma anche a livello tattico. Qui abbiamo l'Inter, Thuram non è licenziato qui, o meglio forse lo è ma non mi piaceva, mentre è licenziato nel 21 è perfetto, abbiamo colto l'occasione per fargli le treccine e poi vabbè questi sono tutti super campioni, diciamo che questi sono i nuovi campioni, i prossimi campioni d'Italia, perché questa squadra può perderlo solo lei questo scudetto, cosa che non avrei detto magari un mese e mezzo fa, perché prima di Natale pensavo che invece ci potessero arrivare anche Napoli e Milan e forse anche qualcun altro, e invece devo purtroppo ammettere che ormai l'Inter è andata e quindi lo può perdere solo lei. Devo dire la verità, purtroppo avrei detto la stessa cosa anche l'anno che ha vinto il Milan e che invece poi ha vinto l'Inter e forse anche l'anno scorso. Anche se l'anno scorso Conte al primo anno mi faceva più ben sperare per il Napoli, non era così scritta, mentre l'anno del Milan di Pioli che vince lo scudetto, onestamente è stata proprio una sorpresa. Furono partite chiave, tanto vedete Camatè che è esordito in Coppa Italia, partite chiave, il derby e poi vabbè quelle finali con l'errore di Radu a Bologna. Ildiz ho cercato di fare il meglio possibile, non so se ci sono riuscito, ditemi voi, se qualcuno l'ha fatto meglio può farlo meglio me lo dica. Vlahovic nel 21 è originale, quindi non c'è problema, così come Thuram, Cambiaso, Kalulu, vedete, Zegrova che l'ho ancora lasciato a 79, ma se continua così dovrò abbassarlo. Perin l'ho lasciato coi capelli, anche se adesso, coi capelli lunghi, anche se adesso è corto. Consensao tutto sommato è venuto benino. Locatelli un po' più chiaro di capelli, vabbè. Milik, oggetto misterioso, 78, quanto posto dovrei metterlo 74 Milik, non gioca da 2 anni. Open da in effetti scusate, però visto che abbiamo modificato il Cagliari possiamo anche modificare Milik, abbiate pazienza. 78, 70, come facciamo? Facciamo scendere di qua, lo mettiamo a 70 che è immobile e poi una resistenza bassa potremmo mettere, vediamo un po', vabbè è sceso di 1, 77 sì, anche perché per quello che era fortissimo, cioè è un giocatore veramente forte. Niente, non succede niente, allora per metterlo così mettiamo calci piazzati 78. Ok, poi Cabal, poi abbiamo Cop Miners, Holm, nuovo acquisto, speriamo faccia meglio di Gio Mario, Federico Gatti, Kelly che invece sta migliorando tanto, eccolo Milik che nel frattempo si è abbassato, è finito qua, e poi abbiamo Kostic che invece si è migliorato, Azic avrebbe bisogno di giocare tanto. Boga, giocatore, un acquisto misterioso, però devo dire che chissà, magari ha senso come vice Ildiz. E poi nuovo acquisto anche lui dal Bayern Monaco, la Juve cerca di fare lo stesso colpo che ha fatto con Ildiz, Adin Licina, e poi qualche ragazzo della primavera, Elimogale, se ne parla benissimo, Angelè ormai è pianta stabile, e anche Gil che ha segnato di recente nell'Under 23, Next Gen, e Turco credo sia infortunato tra l'altro in questo momento. E poi abbiamo ovviamente Pinsoglio
E Owusu della Juve ne ho messi tanti perché li conosco un po' meglio. Allora, Lazio, Pedro, è un giocatore di 38 anni, è il più forte, c'è qualcosa che non va, povera Lazio. Però del resto non riuscivo a metterlo basso, più basso di altri, Pedro, obiettivamente, anche perché è sempre decisivo. Ho abbassato Zaccagni che era 80 di recente, Romagnoli è rimasto, leggevo stamattina l'intervista addirittura che si danno la colpa, dirigenza, procuratori di Romagnoli, il giocatore è l'unico che invece voleva, si è fatto le domande di scrupolo, non lo sapremo mai. Altro mistero, Gigot, io un giocatore che adoravo quando era a Marsiglia, un difensore che ci metteva di tutto, alla Lazio ha giocato benino l'anno scorso, quest'anno temo sia infortunato piuttosto male. E poi la nuova punta titolare a sorpresa della Lazio, Daniel Maldini, promosso a falso 9. E poi abbiamo Nuno Tavares, abbiamo Dia che in teoria dovrebbe essere titolare, poi questo Taylor che ha esordito bene come Cataldi, tutti i giocatori tra il 78 e il 79, non ci sono grandi stelle, però secondo me è una squadra che mediamente può far bene. Abbiamo Noslin, Lazzari, e vabbè, possiamo andare avanti. Questo è il nuovo acquisto, Prizbrek, Pellegrini, Marusic. Questo ragazzo me ne dicono molto bene. Belajan che si è un po' perso e poi abbiamo i portieri. Andiamo a Lecce velocemente perché sennò il video dura 40 minuti. Falcone è uno dei migliori portieri della Serie A. Sottil, Ramadani, Ndri, che dira, speriamo che possa trovare io me lo ricordo fortissimo a Bari, che dire, in Serie B, insieme a Folorunscio, non so perché si è un po' perso. Si sono persi, mi aspettavo che facessero meglio, forse andare al Napoli non li ha aiutati perché gli ha fatto perdere continuità, hanno giocato poco. Gandelman l'ho visto esordire, benino, potrebbe essere un colpo alla Corvino Gandelman. E poi tanti altri. Stulic che ha giocato qualche partita titolare, e poi il solito Gallo, ormai quasi capitano. I difensori non mi fanno impazzire del Lecce, possono solo migliorare, mettiamola così. E poi persone dalla primavera. Ho trovato fatica, per esempio, a trovare le foto di tanti di loro perché sono giovani e anche le foto scarseggiano. Diciamo che abbiamo fatto il possibile. E poi andiamo al Milan, discorso fatto, la faccia di Leao originale c'è, però ha i capelli corti, sia su PES 20 che su PES 21. Io me lo sono fatto così con i capelli lunghi e ci gioco così, però c'è la doppia versione. Ci sono Milan e Roma che hanno due versioni, se volete la versione su cui gioco io, quindi con i volti di Rabiot originale coi capelli non con il codino e di Leao coi capelli corti ci sono e è la versione 25-26 1000. Ok, sapete che chi conosce i miei file TED sa che metto l'anno 25-26 come 84-85 le tre iniziali della squadra, ovvero MIL, JUV, INT, eccetera. Chi volesse ha questa versione appunto con originali Leao e Rabiot. Chi invece volesse giocare con la versione PES 20 fatta da me, quindi con Leao e Ricci fatti da me, non licenziati, e lo stesso discorso vale per la Roma con Malen, può usare il file TED 2526 Milan o Roma, quindi quelli con il nome completo. Quelli con il nome completo sono quelli su cui gioco io, 1000 invece è quella con tutti i giocatori licenziati da Konami. Stesso discorso dicevo per la Roma, perché, ecco scusate, rivediamo, perché Leao secondo me non si può usare in questo momento, non riesco proprio a usarlo con i capelli corti, e Rabiot non riesco proprio a non usarlo col codino, a usarlo con i capelli tutti sciolti, non è lui. Però la versione c'è. E allo stesso modo c'è Malen della Roma che ha i capelli, ha un casco di capelli ricci, non ci riesco, quindi ho preferito farlo rasato. Tanto passiamo al Napoli. McTominay, Neres, certo che il Napoli se non avesse avuto gli infortuni. Io recentemente ho detto che Conte si sta lamentando e sta rischiando di dare
di abituarsi alla sconfitta, che poi arriverà terzo, non è che arriverà ultimo, però al sogno si sta un po' abbandonando al sogno del rivincere lo scudetto, il famoso back to back dell'NBA, tanto c'è Giovane, il nuovo acquisto. Vergara l'ho fatto 50 volte perché un po' aveva una pettinatura, un po' un'altra, diciamo che questo ci assomiglia vagamente, poi ditemi voi. E, dicevo, ho criticato Conte non perché si lamenti degli infortuni, perché non sia vero che lui ha dei giocatori infortunati, perché infortunati ne ha tantissimi, però, e anzi, se non ci fossero, sicuramente sarebbe primo o secondo, cioè, e non così staccato di punti. Ma è il discorso dell'alibi che Conte rischia di dare ai giocatori che ha a disposizione, che secondo me non è producente, ecco, perché se io a un Gutierrez o a un Juan Jesus dico che è scarso e che ci mancano i titolari, non lo aiuto secondo me a rendere meglio. Certo, magari c'è quello che ha caratterialmente più forte, tanto vedete anche qui dei ragazzini, magari c'è quello che è più forte, però di carattere, che quindi dice, ah sì, lui dice che ci serve De Bruyne, allora eccomi qua, e c'è Vergara che sta facendo la sua miglior stagione ed è colpevole che un ragazzo come Vergara, che ha 23 anni, lo scopriamo solo adesso. Però è molto facile che invece altri che caratterialmente non sono forti non rendano, quindi non so quanto sia producente. Poi che Conte abbia tutti gli alibi che con questa squadra al completo avrebbe potuto tranquillamente anche vincere il campionato è assolutamente vero. Andiamo al Parma, con Pellegrino, uno dei più bravi, secondo me, nuovo acquisto Strefezza, recuperato dalla patch che avevo 23-24, Nicolussi Caviglia, Keita, 23-24 era al Lecce e poi in Serie B al Como. Suzuki che presto dovrebbe tornare, anche se sta facendo molto bene il portiere ragazzino. E poi abbiamo Ristano, Andrejka. Parma è una squadra che gioca molto alla difensiva, ma che potrebbe fare bene comunque, credendoci un pochino di più. Franco Carboni, nuovo acquisto, fratello di Valentin Carboni, anche lui. Ecco, Corvi sta facendo molto bene. E ho visto che mi pare che abbia esordito anche questo terzo portiere Rinaldi. E poi i soliti giovani, Estevez no perché ha 29 anni, però Frigan, Feghe, Kowalski, Ordonez, tutti. E Troilo l'ho visto, non mi ha fatto impazzire, però sono tutti giocatori che dovrebbero crescere. Quello che mi ha fatto riflettere facendo questa patch, andando a recuperare anche video, foto di ragazzini delle giovanili della primavera, è che è un vero peccato che si punti tanto su degli stranieri neanche troppo forti, spesso anche abbastanza mediocri, e non si sfruttino i vivai, perché i vivai italiani sono fortissimi. Ecco, questo Coppola sta giocando, per esempio. Però è un vero peccato che tanti come Vergara vengano scoperti a 23 anni solo se si fanno male tutti. Poi magari vedi che la stessa squadra va a comprare appunto gente in Bulgaria o in Danimarca, non lo so, non lo capisco. Abbiamo Calabresi, Vural e poi tutti gli altri che sono comprato adesso. Ecco la Roma, dicevamo Roma, chi vuole usare, ma vabbè, Dybala ovviamente licenziato è perfetto, Svilar, uno dei portieri se non il più forte, ecco Malen io l'ho fatto così, chi volesse c'è la versione originale sia in PES 20 che in PES 21 e si chiama MIL come TED, quindi installate ovviamente quando installate i file, occhio, quando copiate i file per Roma e Milan, occhio a installare o Milan o Mil o Roma o Rom, perché sennò è facile che non vi troviate, perché quando installate una squadra, quando importate una squadra, una sovrascrive l'altra. Ok, Sule, Hermoso, questi sono tutti originali, Dobbik no.
Shaarawy, questo è il nuovo acquisto, Saragozza, piccolino ho visto come altezza, speriamo sia forte. E poi abbiamo Wesley che potrebbe, tanto potrebbe essere messo a 79, però potrebbe tornare sulla fascia destra, facendo tornare Selic braccetto, perché sembra che Angeligno invece stia tornando e quindi speriamo. Venturino scambiato col Genoa per Baldanzi e poi Tsimikas e via via tutti gli altri. Arena che ha segnato in Coppa Italia o in Coppa o in Europa League, non mi ricordo più. E Jacopo Mirra è il capitano, credo, della Primavera. Prima avevo visto anche De Chiara del Napoli, capitano della Primavera. Ziolkowski che invece sta giocando abbastanza, a me non fa impazzire se dovessi essere sincero, c'è gente più affidabile. Comunque Berardi, Sassuolo, Matic, l'esperienza, Fadera, questo è un acquisto da Garcia dall'OM, così come Koné riscattato e anche Bacolà, un altro giovane dell'OM, arrivato OM Olympique Marsiglia, arrivati adesso. Koné da inizio stagione, gli altri invece a gennaio. Muaremovic ex Juve e Muric. E poi Boloca che dovrebbe tornare dall'infortunio a breve. Turati, Valukiewicz, ex Cagliari. Eccolo Bacolà, purtroppo non sono riuscito a farlo bene perché mi manca la pettinatura, quella con la coda Marasato. Nzola, così come mi manca la pettinatura per i ragazzi di colore con i lati rasati e laterali e i ricci invece in alto, non c'è su PES 20. Era una pettinatura che probabilmente nel 2019-20 non andava così di moda, quindi questa qua con i lati rasati riesco a farla, ma certe cose tipo questi capelli con i lati rasati non si riesce. Vabbè. Anche qui sono riuscito a mettere qualche ragazzo, tipo Luca Barani della Primavera, Pedro Felipe viene dalla Juve, ne parlavano un gran bene, poi si è un po' perso, e Luca Moro, anche lui forse è già esordito in A. Simeone, ecco la squadra granata, Vlasic, abbiamo la fortuna che molti c'erano anche 6 anni fa, quindi hanno la licenza, ecco qui c'è Adams che ho fatto del mio meglio, ecco per esempio c'è Adams, non ha questa pettinatura perché la sua chioma è più tonda, è più rotonda rispetto a questa e il suo lato rasato è più basso rispetto a questo, ma non riesco a farlo, non c'è proprio quella pettinatura lì, ci ho provato tante volte ma non si riesce. E poi Casadei, Maripan, Ilic che è un mistero perché è sempre stato molto forte ma sta giocando poco, mentre il Can è una bella sorpresa per quest'anno. Gli amici del Torino, l'amico in particolare a cui mi riferisco del Torino, potrà dirmi che il Can è una bella sorpresa. Poi c'è Prati, acquistato dal Cagliari, Lazzaro ha una pettinatura diversa ma mi è piaciuto lasciarlo così. Ismaili, Saul Coco come pettinatura è lo stesso discorso dice Adams, purtroppo, quindi questa è la meno peggio. Kuljenovic non mi dispiace, l'ho visto all'opera e può essere bravo, così come questo ragazzo qua, Buklal, l'ho visto in Coppa Italia e mi era piaciuto. Marianucci, acquisto del Napoli, e poi Israel, Pedersen e Boss preso da Verona. Questi sono tutti nuovi acquisti, sono bassi perché devo ancora proprio, tipo lui non l'ho mai visto, non so chi sia, magari è forte però bisogna vederlo. E poi tutti questi ragazzi qua che sono tutti da scoprire, Biraghi già lo conosciamo ma mi sembra ormai in parabola discendente, e poi i portieri con Sazonov che non ha mai esordito però è sempre convocato, è anche un altro mistero come difensore centrale. Paleari è il titolare. Udinese, Zaniolo ovviamente, quindi Solé, un giocatore fortissimo, Attà un altro forte, Kellenkamp che sta diventando centrale. La squadra udinese si sta rivelando di più di quello che mi aspettassi in questo campionato, quindi bisogna fare i complimenti. E poi abbiamo Zibue, Zemura, Zanoli bocca al lupo, si è fatto male dopo aver segnato, i portieri Okoye e Padelli, Bux anche lui viene da un infortunio,
questo Lennon Miller ne parlano bene, e poi ci sono i soliti Camarà, Basele, questo è il nuovo acquisto, è arrivato adesso, Vinciati, dicevamo, bomber della primavera, e Mlacic, parlano molto bene di questo Mlacic, anzi, forse è da fare un po' più forte, perché ne ho sentito parlare molto bene, forse almeno un 76 lo può fare, lo può essere. Leggevo giusto stamattina, 76 Mlacic ci sta. E, e poi Camarà, Abdoulaye Camarà, Ramcu è un altro che sono andato a pescare nella primavera. Ok, l'ultima squadra, finalmente siamo arrivati a Suslov, che secondo me è il più forte che al Verona, nonostante sia infortunato, adesso dovrebbe tornare. Beh, il più forte che al Verona in realtà adesso è Orban, che potrebbe anche essere innalzato a 79 presto. E poi abbiamo Serdar, un altro fortissimo è Bella Kocap, Berned, qua si scende un attimo, Lovric, nuovo acquisto, potrebbe aiutare molto il Verona. Non ho visto ieri la partita, però è una squadra che ogni volta si deve reinventare, ogni sessione di mercato prende giocatori che onestamente, tipo questo brasiliano qui, sono abbastanza misteriosi, poi bisogna capire anche questo delle Fareur, Edmundson. Aru invece lo conosciamo da Frosinone, per esempio, come Lirola, il libanese Al-Musrati, Akpak Pro, Perilli. Di lui avevo visto delle immagini, ex bomber dell'Hibernian, Kieron Bowie. Hibernian che in Scozia, per il campionato che è, aveva fatto molto bene negli scorsi 2 o 3 campionati. E poi Valentini, Moschera, Ojegok, Slotzger, che credo che abbia esordito già, che abbia giocato, forse addirittura ieri sera ha giocato al primo minuto, quantomeno lo avevo letto nelle informazioni. E poi Faluciam, non so poi come abbia giocato. E andando un po' avanti si chiude con Toniolo e Aiai. Bene cari ragazzi, se vi è piaciuta questa anteprima mettete pure like al video, qualsiasi informazione sulla patch botroid99@gmail.com. Io vi saluto e vi ringrazio, vi auguro un bellissimo weekend, ci sentiremo, magari se riuscissi a fare qualche partita magari farò qualche video nei prossimi giorni. Ciao da Botroid99, segnalatemi eventuali errori, ecco, anche questa mi ero dimenticato di dirvelo. Ciao ciao a tutti.